Ciao ragazzi, come state? Benvenuti sul mio canale Motorbikes Lounge. Cos'è che facciamo oggi? Allora, oggi cambiamo tutti gli oli. Facciamo il primo tagliando servizio di 1000 km della mia BMW R100 Bobber, perché adesso, settimana scorsa, ho potuto fare 1000 km e adesso, dato che è stato fatto una revisione completa del motore, cambio tutti gli oli. Allora, cosa ho fatto? Ho tirato giù tutti gli oli, vedete qua, differenziale del braccio oscillante, il cardano, ho fatto uscire l'olio, poi cambio e motore. E adesso ci prestiamo a cambiare filtro dell'olio e poi inseriamo tutti gli oli. Appena abbiamo cambiato l'olio, vediamo di impostare o di registrare di nuovo le valvole della BMW R100. Praticamente questo è parte del tagliando dei 1000 km, dato che la guarnizione si assetta nei primi chilometri di, diciamo, rodaggio della moto, dopo appunto aver fatto totalmente la revisione al motore. Bisogna controllare ancora lo spazio delle valvole, ciò che vedremo dopo. Vi spiego poi in dettaglio come fare questa procedura. Ok, quello che vi faccio vedere ora è praticamente il filtro dell'olio. Questo filtro dell'olio è speciale perché io ho il raffreddamento dell'olio e quindi bisogna prendere questo. Adesso vediamo come inserirlo e poi tutto il management della chiusura con le guarnizioni e questi, diciamo, pezzi di metallo, i shims, che adesso mi sfugge il nome in italiano, comunque, per poi mettere il thermostat dell'olio. Ok, adesso cominciamo con mettere il filtro dell'olio, che va inserito in questo modo, con questa guarnizione all'interno. Dopo aver chiaramente pulito tutto e tolto anche rimasugli di olio vecchio. Poi cosa bisogna mettere? Bisogna calcolare lo spazio e la pressione che va messa sul, diciamo, O-ring o sulla guarnizione in gomma. E bisogna calcolare lo spazio tramite questi shims in metallo per dare lo spazio giusto, per poi, quando si mette il thermostat, che la pressione sia ideale per la gomma. Ok, le shims leggermente oliate, e qua bisogna mettere ancora questa guarnizione che è nel kit del cambio olio. La vogliamo per bene. Infine mettiamo anche la guarnizione in gomma. Ok, adesso il thermostat montato, volevo solo far vedere i tubi che arrivano dal radiatore dell'olio
Allora, come vengono attaccati al termostato, diciamo con due rondelle in rame per non far trafilare l'olio, e tirate circa a diciamo 18 newton metri. Il thermostat viene montato al motore circa, io ho messo più o meno 14 newton metri, neanche troppo. Ok, adesso ho avvitato le viti. Questa per il differenziale l'ho messa a 25 Nm, questa per il cardano, questa è sensibile, 14 Nm più o meno. Poi cambio, vite del cambio anche a 25 Nm, e poi c'è ancora quella del motore e quella va tirata a 30 Nm. Adesso mettiamo l'olio. Dietro differenziale ci vuole 2 decilitri e mezzo di olio. Per l'olio cardano circa 1 decilitro e mezzo. Per il cardano e il differenziale ho messo questo olio 85 V90, però comunque si potrebbe mettere anche l'80 V90 o il 75 V90, che questo ho messo nel cambio. Praticamente nel cambio va inserito da questo punto qua e ci vogliono 8 decilitri. Adesso ci apprestiamo a mettere l'olio motore, 2 litri e mezzo, perché ho cambiato anche il filtro da questo foro qua. Quindi bisogna vedere il punto OT in questo forettino qua. Vedete? Qua deve esserci segno OT, e per fare questo mettiamo in quinta e poi giriamo a mano la ruota dietro per vedere il segno OT. Adesso si vede il segno OT. Eccolo lì, e deve essere in mezzo al foro di vista. Prima di registrare le valvole molliamo le viti e lasciamo un po' di spazio, perché prima bisogna controllare le viti dei cilindri. Ok. Così, allora smogliamo di 1/4 di giro e poi ritiriamo le viti in modo incrociato a 35 Nm.
Ok. Adesso prendiamo questo misurino e allora io, dato che ho fatto dei cambiamenti, filtro dell'aria, gli scarichi più corti, eccetera, eccetera, cambiamenti al cilindro così, non è più originale, quindi io metto dalla parte di aspirazione un 0,1 mm e dalla parte dello scarico metto 0,2 mm. Quindi per misurare questo mettiamo il misurino tra la valvola e il bilanciere, poi vediamo di lasciare un po' di spazio che si muova, che si possa muovere. E poi tiriamo la vite, e la vite non bisogna tirarla in modo esagerato, proprio solo fissarla. E adesso controlliamo, ok, adesso ho messo 0,1 mm, adesso provo con 0,15, non so se si riesce a leggere. Sì, si riesce. Esatto. E quindi vedete che non passa tra la valvola e il bilanciere. Per sicurezza proviamo un'altra volta 0,1, vediamo, e questo passa tranquillamente, quindi perfetto. Dall'altra parte pure facciamo 0,2 mm, inseriamo il misurino, ok, chiudiamo, controlliamo, perfetto, 0,2, proviamo 0,25, ok, questo ci passa però male, e quindi lasciamo così, perfetto, ottimo. Togliamo un po' il vecchio olio, e poi ci siamo per montare il coperchio. Ottimo!